Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, bentornati nel video di chiusura della triade Medio orientale. Sì. Abbiamo cominciata male, la finiamo male, non siamo di nuovo in Medio Oriente. Ma si vola in Georgia. Per conoscere i sapori della Georgia abbiamo scelto il Dedas Puri, un locale abbastanza anonimo ma che sa farsi riconoscere per la qualità dei piatti e l'accoglienza e la cortesia del personale. Allora, ci hanno fatto accomodare, a differenza dei due ristoranti precedenti questo non ha un'ambientazione particolarmente tipica, ma la messa in tavola invece è molto bella, con questo runner blu e bianco molto carino e soprattutto i bicchieri in terracotta dove poi ci metteremo il nostro vinello. Siamo entrati, c'era tipo silenzio di tomba, abbiamo detto ok, dobbiamo arrivare noi a fare un po' di casino, poi grazie a Dio adesso si è un po' riempito, quindi l'atmosfera si scalda un pochino. Il menù comprende diverse opzioni di degustazione, comprendendo anche alcune varianti vegane e vegetariane. Però noi sceglieremo ovviamente i piatti alla carta per avere più varietà e cominceremo con un primo di pasta fresca ripiena, proseguiremo poi con la portata principale a base di focaccia e un piatto di carne e concluderemo ovviamente con i dolcetti tipici georgiani. Allora, il menù devo dire che è bello completo, c'è un sacco di varietà tra focacce e carni, promette bene. Il vino originariamente veniva servito all'interno di queste ciotole di terracotta. La tradizione si beve tenendo la ciotola con solamente 3 dita. È un vino rosso, ce l'ha consigliato lei, ed è molto fruttato e ci sta, buono. Sì, infatti. Vieni a far vedere l'interno, Palis. Soffice e leggermente croccante al tatto. Tipo una sorta di ragù, chiamiamolo così. Che picca un pochino. In realtà no, però sento proprio che è speziato. Ok. Non è piccante. Quando il caccio aveva detto morbido ma croccante non ci era chiaro. L'abbiamo assaggiato anche noi, effettivamente è morbido, però scrocchiarella. È veramente buono, cavolo. Effettivamente pluf pluf. Io invece ho preso i chincali, che sono dei ravioli di pasta fresca ripieni di carne mista, e anche per questi qua c'è un metodo tradizionale per mangiarli. Si mangiano prima di tutto con le mani, bisogna poi morderli, succhiare il brodo che c'è all'interno e poi mangiare il raviolo per quello che rimane. Non so se morderlo da sopra o dal lato. Morderò dal lato. Sto sostanzialmente baciando un raviolo. Si riesce, vero? Non ce n'è dentro tantissimo, però. Il brodo è la cosa migliore perché è la cosa più saporita, è veramente buona. La pasta è buonissima, un po' spessa, che trattiene tutti i sapori, strabuona. E anche la carne con tutte le erbette dentro. È una bomba questo. Devo mangiare con la stessa logica o so? Proviamo. Non è liquido, forse la patata assorbirebbe il brodo, che sarebbe più fattibile. Indubbiamente buono, però forse questo col fatto che ha dentro la patata schiacciata fa un po' effetto pure, quello di prima lo batte 10-0. Penso che sia È il piatto più antico, esatto, della Georgia. Da quello che ho capito io, questi 50 marinai. Io ho capito argonauti. Ecco, ok. che cercavano il livello d'oro. Questo qui era la forma della barca. Il formaggio rappresentava il cielo, Non era il mare. il mare, mentre l'uovo era il sole. Bisognava utilizzare questi due cornini qua, 1 e 2, per mischiare il tutto, mentre adesso, essendoci le posate, è più semplice, si usa quelli. Dato che i cornini ci sono, Usiamo i cornini, ovviamente, assolutamente. Su Wikipedia abbiamo i nomi completi di tutti e 50 gli argonauti. Fabio ce ne leggerà 3 o 4. Eracle, Echione, Corono, Cefeo, Cestore, Cantone, Calare, tutti uguali. Quindi stacchiamo i corni di pasta e li andremo ad utilizzare per mescolare il contenuto della focaccia. Il tuorlo ok, magari si faceva in maniera un po' più fine, però sostanzialmente il tuorlo si rompe e si mescola insieme a quello che è il formaggio e il burro che c'è all'interno. Adesso non ho più voglia di È diventata una frittata. La pasta ricorda molto la pasta della pizza classica come la nostra. E il kubdari, quindi una sorta di focaccia ripiena però totalmente di carne. Molto Quale coraggio sei andato a quasi toccare la teglia? abbastanza unta sotto. Eccolo qua. Ha lo stesso impasto della crepe che abbiamo mangiato come antipasto, molto delicato, molto soffice, super soffice, la carne è sempre super saporita.
Se tutto resta in linea come quello che abbiamo mangiato fino ad ora, io che parlo, lui che altro. Visto che anche Palisso ha confermato la bontà della carne di questo, la mia portata principale, che è un filetto di carne, cioè deve essere una bomba, perché tutte le carni che abbiamo mangiato fino adesso sono veramente buonissime. Senti come sfrigola. Grandi aspettative. Non faccio nessun altro commento, li ho fatti off camera e li teniamo off camera perché il ristorante è veramente bellissimo e non si merita questo commento. È un bel pillaro di carne buonissima. Ha delle spezie che non sono, cioè danno tanto sapore, ma rimangono quasi come delle più erbe che spezie, cioè insaporiscono ma non coprono. Ma quanto è gentile la cameriera, cioè è la gentilezza in persona. Ogni volta che passo con dei piatti anche di altri tavoli, sì. Vai fuori dalla mia clip. Cioè si ferma, dicevo, a farci vedere, a farci riprendere gli altri piatti e sono uno più bello dell'altro. Con in mano il microfono, So refreshing. Rifacciamo i complimenti alla cameriera perché è venuta a spiegarci come si mangiano i ravioli. Questi sono sale e pepe, però a forma di raviolo. Sostanzialmente noi l'abbiamo mangiato da sopra. In realtà questa qua è la manopola per prendere il raviolo, girarlo, morderlo sul lato e poi da lì bere il brodo e mangiare il contenuto. Noi abbiamo fatto al contrario, è andato bene lo stesso. Siamo dei bomber. Vai. Voglio dire la cosa del vino, che ho chiesto alla cameriera se potevo recuperarlo in giro e lei mi ha detto di no, cioè che non me lo assicura perché questo arriva direttamente dalla Georgia, cioè se lo fanno arrivare diretto per averlo originale, e infatti cavolo è veramente buonissimo. Come sempre abbiamo 3 dolci a disposizione, cioè sembrano fatti apposta per Esatto, noi ristoranti. peccato che per questa volta il terzo dolce, che poi è quello più particolare, Esatto, direi, tipico proprio, infatti, esatto, peccato. non c'è, quindi vabbè, abbiamo preso gli altri che due. utilizzavano i guerrieri georgiani. E si chiama ciurcela. Ciurcela, a base di cos'era? Succo di uva. Succo di uva, esatto, e noccioline tipo. Del fatto che non ce l'hanno, in realtà è un pro, perché è proprio perché lo fanno arrivare dalla Apposta. dalla Georgia, perché ha delle preparazioni specifiche, quindi Dimostra proprio l'autenticità della cosa. capito, non è che dici l'ha finito e basta, ce l'ha finito perché gli arriva da Georgia e non ce l'hanno più. Da 3 siamo passati a un dolce solo, però vabbè, ci sta. Hanno avuto 65 coperti oggi a pranzo. Abbiamo il dolce tipico multistrato a base di miele di castagno. Sono molto curioso di assaggiarlo. Ci è stato gentilmente offerto dalla casa. Ha l'aspetto di una millefoglie, poi quando lo tagli, guarda. Cioè, come pan di Spagna, ma non è pan di Spagna. E appena l'abbiamo tagliato ha proprio rilasciato profumo. Sì. Non ho percepito bene di cosa. Sarà Le miele di castagne, castagno? penso Direi di proprio sì. È un pochino asciutto e incolla un po'. Molto molto dolce, sapore molto particolare. Sì. Non so, ti giuro, ma non riesco ad accostarlo proprio alle castagne. No? Ma anche il discorso della consistenza. Cioè si alterna questa pasta molto secca alla crema che c'è dentro. C'è proprio questa accostanza, c'è questo accostamento tra il Costanza. a Francesca costanza. che lo rende molto particolare. È assurdo. È assurdo, è un ossimoro. Tanto che il cicciotto mangia, io mangio le foglie di menta. Che ti piacciono? Vero? Sì. Non dico pan di Spagna perché non lo è, però come consistenza un pochino, secondo me, cosa dici? Pan di Spagna. Cosa ti dico? Ho già commentato prima. Palisse non vuole più commentare. Ragazzi, anche questa triade si è conclusa, ci siamo trovati mega bene, quindi è arrivato il momento della classifica finale dei ristoranti dedicati al Medio Oriente. Sì. Stile Horizons. Per quanto mi riguarda, primo posto indiscusso per il ristorante di questa sera, per il Georgiano. Partito male a livello di location, ma in realtà a livello di cibo su un altro livello, a livello di ospitalità veramente spettacolare, quindi primo posto e 5 stelle. Secondo posto 3 stelle, perché nonostante il secondo posto ma è comunque distaccato parecchio, l'Indiano, molto buono, molto bella la location, servizio terzo posto 2 stelle. Per quanto riguarda invece l'Aladino, perché è molto bella la location, servizio in realtà buono perché sono stati molto gentili, hanno preso anche il logo. Per quanto riguarda il cibo, buono ma niente di particolare. Vado io con i miei voti, che in realtà sono gli stessi di Fabio a quanto pare, perché do esattamente 5 stelle al Georgiano, perché sono stati di una cordialità e la qualità del cibo è veramente ottima. Do 3 stelle all'Indiano, mentre solamente 2 al Libanese, perché sì, ci siamo trovati bene, però in realtà il cibo non era chissà quanto speciale, diciamo. Al primo posto il Georgiano con 5 stelle,
per la sua location moderna, particolare, non tanto tipica, ma con i suoi dipinti che raffigurano i 50 argonauti. 50 argonauti. Lo staff fantastico, direi, perché ci ha accolto benissimo, spiegava. Il cibo buonissimo, a partire dall'antipasto arrivare al dolce. Secondo posto ho messo l'Aladino. La location è tipica, mentre per quanto riguarda il cibo, a differenza loro, a me è piaciuta un po' di più. Lo staff è simpatico, quindi non c'è nulla da dire. Mentre al terzo posto ho messo l'Indiano, location tipica, ma dal mio punto di vista dovrebbe essere rivista, modernata, perché non mi è piaciuta mica tanto. Lo staff, l'italiano non lo sapeva tanto bene, non ci spiegava i piatti. Vabbè, Non ci diceva neanche il nome in realtà. E a livello di stelle Bomber, così facciamo la classifica. 5 il Giorgiano, Sì, 3 l'Indiano e 3 stelle il... quindi a pari merito in pari realtà merito, mettiamo. sì. Quindi vabbè, non c'è da fare chissà quali calcoli. Il Giorgiano di stasera ha vinto a mani bassissime, cioè ci siamo trovati veramente bene. Abbiamo pagato uguale rispetto agli altri ristoranti, ci siamo trovati superiormente bene. E nulla, possiamo concludere anche questa triade di ristoranti. Come sempre vi ricordiamo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video. Visto che è l'ultimo della triade, vi chiediamo di consigliarci nei commenti se vi va una prossima triade da consigliarci, così la faremo male come questa. Perfetta. E niente ragazzi, seguiteci su Instagram per avere qualche spoiler. E al prossimo video. Bella raga!